Benvenuti all'episodio numero 145 della Chingon Van Life saga. Come la vedete questa come introduzione? Dopo bene 1 anno e 7 mesi di viaggio, le ultime 48 ore a disposizione per preparare il Chingon perché sia imbarcato sulla nave che non sarà la stessa, ma sarà la stessa compagnia che lo ha portato a Baltimora. Il Chingon sarà reimbarcato da Halifax, direzione Anversa, e ci metterà ben 2 settimane ad arrivare. Dopo 80.000 chilometri di viaggio. Molti di più di quelli che sono per percorrere dall'Alaska alla Patagonia. Ciò vuol dire che abbiamo visto molto di più di chi percorre solo la Panamericana. Noi la Panamericana l'abbiamo fatta dall'Alaska ai confini con l'Honduras, diciamo, fino al Guatemala. Considera che dei 49 stati degli Stati Uniti continentali, perché è il 50° nelle Hawaii, noi ne abbiamo attraversati 46. Caspita! Soltanto 3 stati non abbiamo attraversato e sono il North Dakota, dove non siamo passati, Ok. Idaho e Iowa. Gli altri li abbiamo percorsi tutti. Il Chingon ha battuto le strade di 46 stati degli Stati Uniti d'America. Un cambio di gomme, Un cambio di gomme, tanti tagliandi fatti per strada, cambiate 2 volte le pasticche dei freni davanti, qualche inconveniente che ci ha lasciato fermi per 2 settimane. 3 cambi d'olio, ma tutte queste informazioni e molte di più saranno in un video specifico che faremo veramente alla fine della saga Continente Americano. Nel video di oggi pochi panorami e tanti preparativi, perché il Chingon deve essere consegnato in perfette condizioni. Ci sono tutta una serie di regole da rispettare per la consegna appunto e l'imbarco del mezzo sulla nave che attraversa l'Atlantico. Quindi, dunque, perché praticamente pazzesco. mettiamoci al lavoro. A questo punto io sono l'incaricato a svuotare completamente il gavone. Meno male che abbiamo trovato questo parco provinciale che si chiama Lori, dove ci sono tavoli da poter appoggiare tutto quello che abbiamo dentro il gavone per poi sistemare tutte le cose dentro. Abbiamo 4 scatole di plastica sotto il gavone, devo aprire e vedere quello che rimarrà dentro il furgone che viaggerà con il Chingon, perfettamente sigillato perché non ci sparisca nulla, e quello che invece tra le cose più di valore e quelle che ci serviranno per il viaggio dovremo portarci nel bagaglio. Come vi faremo vedere, abbiamo già riconsegnato la bombola del gas. Un'operazione importantissima che dobbiamo fare oggi è quella di liberarci della bombola del gas. No, liberarci buttandola ovunque, se non restituirla in qualche punto, diciamo, autorizzato dove vendono o ricaricano le bombole del gas. In questo caso abbiamo trovato un negozio sulla strada, uno dei marchi famosi che tratta di ferramente, queste cose. E quindi adesso la smontiamo, anche perché non si può portare sulla nave perché comunque è vietato, o si potrebbe portare facendo un certificato speciale, una revisione che costa ulteriormente dei soldi, e per di più non servirebbe a nulla perché comunque ha un attacco totalmente diverso, perché questa bombola l'abbiamo comprata quando siamo arrivati negli Stati Uniti, adesso la restituiamo in Canada che l'attacco è diverso, ma in Europa è totalmente diverso. Quindi ci andiamo a liberare della bombola immediatamente, smontiamo tutto, così almeno abbiamo anche più spazio dentro al gavoncino e ci possiamo mettere un sacco di altra roba. Ci liberiamo, smontiamo, andiamo, facciamo. Questa prima persona plurale, come sempre della serie, va a finire che comunque Ale si libera, Ale smonta, Ale fa, Ale di sopra, Ale di sotto.
Quindi vi facciamo vedere dentro e fuori il Chingon. Lo svuotiamo e lo rigiriamo come un calzino. Per prima cosa iniziamo a tirare fuori tutte le scatole e tutti gli oggetti che abbiamo imboscati dentro il gavone. L'intenzione adesso è di aprire tutte le scatole e vedere quello che bisognerebbe portarsi via e quello che rimarrà qui dentro. Una cosa che non vi abbiamo detto è che noi ovviamente non viaggeremo in nave con il Chingon, ma dovremo prendere un volo da Halifax fino a Milano, perché comunque arriveremo un tot prima noi del Chingon, quindi andiamo a Milano e poi voleremo ad Anversa successivamente. Quello che vedete qui sul tavolo è solamente ciò che era stivato all'interno della parte centrale del gavone, senza neanche aprire gli stipetti laterali. E quindi già vi potete rendere conto della quantità di cose di cui il 50% non abbiamo mai usato. Prossimo viaggio ovviamente si porterà la metà della roba. Scatole con vestiti, le piastre. Questo molto importante, ci servirà per chiudere la parte davanti del gavone, di modo da non poter accedere dall'interno. Il tavolino da campeggio, le seggioline, varie borse e zaini, il pannello dell'EcoFlow, fornellini e bombole varie, kit di carico e scarico, stand-up paddle. Sostanzialmente questo, lo stand-up, è il pezzo più grande che abbiamo tornando indietro e che non avevamo all'andata, quindi quello che ci ha occupato la maggior parte del gavone in questi mesi. Questi cubi sono in assoluto la migliore scelta, la migliore opzione per i vestiti dentro gli stipetti del van, del camper, dove sia, comunque per il viaggio. Come vi avevo detto all'inizio ero molto scettica perché preferivo avere tutte le mie cosine piegate dentro gli stipetti che reputavo più facilmente raggiungibili. In realtà poi quando ti muovi negli stipetti del van tutto si mescola, va tutto avanti e indietro, le cose che sono in fondo te le ritrovi nel primo stipetto, quindi comunque è tutto un casino. In questa maniera invece puoi dividere tra le magliette, i pantaloni, la biancheria intima, rimane tutto diviso, tutto piegato e se si muove non fa altro che scorrere dentro gli stipetti, ma rimanendo comunque tutto bello ordinato. Tra l'altro adesso dovrò lasciare qualche cosa qui nelle scatole del Chingon e sono già impacchettati e qualcosa a portare dentro le valigie dei nostri bagagli, quindi non faccio altro che mettere direttamente il cubo con tutte le cose già piegate nella valigia. Più comodo di così non si può. Io sono già a buon punto, andiamo a vedere a che punto è. Come procediamo qua? Procediamo alla grandissima, faccio un lavoro che neanche un orologiaio svizzero fa. Immagino. Allora, una volta liberato il posto della bombola e di tutti gli altri ammennicoli qua, c'è un sacco di spazio e qua ci metto i pezzi di ricambio che ci sono avanzati. Mentre invece nell'altro gavoncino ho riparato il ripianino mettendoci dei supporti sotto, ho stoccato tutta la roba leggermente più pesante sotto e adesso c'ho spazio ancora lì sopra. Però qua in fondo vedo che c'è ancora avanti, in alto mare. Vado avanti lì. E poi, amici, è arrivato il momento di rimettere la targa davanti, che in tanti di voi ci hanno chiesto in quest'anno e mezzo: ma come mai non ci avete la targa davanti, eccetera eccetera. Come mai? Ma adesso non ce la ruberanno l'ultimo giorno, no? Sì, perché tanti altri viaggiatori ci avevano detto che le targhe europee sono ricercatissime come souvenir. Capisci a me? Esatto, quindi avevamo lasciato solo quella dietro, che è quella teoricamente obbligatoria, e avevamo tenuto dentro uno dei gavoncini quella davanti.
Adesso oggi facciamo tutto e rimettiamo anche quella. Comunque è un casino, la vedo malissimo qui la situazione, abbiamo troppa più roba di quando siamo arrivati. Già quando siamo arrivati avevamo il gavone strapieno che non ci stava più uno spillo. Adesso con tutte le cose accumulate in più di 1 anno e mezzo, tra quelle che non abbiamo mai usato, tra quelle che abbiamo comprato, la vedo male a farci stare tutto all'interno del gavone e non stivato come era finora nei vari pensili. Con tutto che ci porteremo via 2 borsoni in aereo, non lo so come ci starà tutta la roba sotto. Troviamo anche la voglia, per forza, di fare andare le ultime cose che abbiamo da fare andare, ossia la carbonella, un po' di legna e soprattutto avevamo le costine di maiale, i salamini o le salsicce? Le salsicce, te l'ho detto, devi imparare. Le pannocchie, il peperone, cioè avevamo la metà di 1000 di cose. Qui sono le 3 del pomeriggio, da adesso alle 3 fino a mezzanotte, fino a che non è finito tutto, praticamente mangiamo a oltranza. Pausa. Speriamo di riuscire a mangiare perché il DG sì ha accettato di fare sto barbecue, ma il fuoco si vede un po' balengo e lui normalmente quando sta dietro il barbecue poi a un certo momento sclera perché non va come vorrebbe lui e quindi teniamo le dita incrociate, io intanto apparecchio. Manca ancora tanto? Eccomi! Ah! Mi mancava un po' l'eccomi da parte tua con la roba da mangiare. Eccomi! Coltello e forchetta a Chef Ale. Perché oggi ha cucinato Chef Alex. Evviva! Oggi si sboccia. Sì, però non lo dite a nessuno perché non si possono consumare bevande alcoliche qua in questa picnic area. Ma noi beviamo lo stesso per dimenticare la partenza. Salsa barbecue a manetta su tutto come se non ci fosse un domani. Vino col tappavite, però qua no. sono tutti cioè, la maggior parte sono col tappavite, anche quelli diciamo decenti, anche perché questa comunque è una bottiglia che costa tipo $9-10. Di più! 13,75. Ci è andato lui a prenderla. E anche perché possiamo bere, bere dai, questa bottiglietta così per festeggiare la partenza. Non so se festeggiare o no però. Festeggiare la partenza per poi l'inizio dei nuovi progetti. Ce ne sono 2, ma di quelli c'è che quando poi ve li diciamo fuochi d'artificio per una settimana. Comunque io volevo dire, possiamo bere perché in realtà ci dobbiamo spostare solo poi di 100 metri nell'altra piazzola del campeggio per andare a dormire, perché c'è campeggio e area da usare durante il giorno a parte, quindi ci spostiamo poi dall'altra parte, quindi praticamente non dobbiamo guidare zero. Ti servo? Vedi te, vedi. No, che facilità hai nell'aprire. Io ho già messo salsa barbecue, Bianco cileno. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. S'il vous plaît. Buonappe. Mi viene da piangere. Buonappe. Abbiamo dato via la bombola, quindi stasera... ecco un altro motivo per la quale il DG è l'ultimo pasto, si è animato a fare il barbecue, perché se voleva mangiare non c'erano tante altre opzioni. Abbiamo la bombolattina del fornellino a gas e poco altro da mangiare. Facciamo quasi niente. E qua dietro di noi alla picnic area c'è una coppia di canadesi del Quebec che gioca a bocce. Costine di maiale già marinate in salsa barbecue precedentemente, alla quale abbiamo aggiunto ulteriore salsa barbecue perché dobbiamo finire il barattolo.
Che tenere che sono. Ma perché la cottura di Chef Ale, cioè, è famosa in tutto il mondo. Dovresti cucinare più spesso allora. Senti, io le mangio con le mani, le costine si è mai visto mangiare col coltello? Mi sembra il minimo. Ti piace la ricetta di Chef Alex? È che io normalmente non cucino perché non ce la voglio far rimanere male, capito? Perché se no ci rimane male, dici. O se no poi mi vuole far cucinare sempre a me. E i bambini canadesi stanno facendo il lago. Sto facendo il lago nel bagno. Con l'acqua a 14 gradi. Salute al prossimo continente o incontinente. Io sono triste come quando abbiamo lasciato il Messico per venire via definitivamente. Poi dopo vi spieghiamo ancora un po' di cose riguardo alla spedizione. All'andata ci avevano fatto anche togliere lenzuola, cuscine e tutto. Questo giro lascerò un lenzuolo per riparare il materasso, ma i cuscini li lascio sul letto. Cosa mi dicono? Mi danno la multa perché ho lasciato i cuscini sul letto. Non ci stanno nel gavone. Siccome abbiamo prenotato il campeggio ed è stato l'unico che abbiamo prenotato per paura di non trovare magari posto, essendo l'ultima notte di tutti i preparativi, ci hanno dato un codice via mail, c'è un self check-in, non c'è nessuno all'ingresso, se no che si arriva qui alla sbarra e si fa tutto da soli. Meno male che non è tutto così il campeggio, sono solo queste due piazzole dove c'è questa invasione che vedete. Nei vari preparativi non poteva mancare l'ultimo scarico della cassetta delle meraviglie in Canada, per non dimenticare. Com'è? Alla grande? C'è il tipo che sta aspettando il turno dietro con la roulotte che mi sta guardando malissimo e dice: ma questa cosa fa? Filma lo scarico? Mancano meno di 24 ore al momento della consegna del Chingon al porto di Halifax per la preparazione all'imbarco che avverrà 2 giorni dopo. Livello ansia 1,5 miliardi. Il prossimo passo che dobbiamo fare, abbiamo chiuso bene tutte le scatole, ci metteremo anche delle ulteriori cinghie per non farle muovere, però quello che vogliamo fare è metterci intorno tutta la pellicola come tipo valigia all'aeroporto per rendergli la vita ancora più difficile a chi potrebbe minimamente pensare di metterci mano. Te lo ricordi cosa diceva Karate Kid? Metti la cera, togli la cera, io uguale, metti dentro le scatole, tira fuori le scatole, rimettile dentro, ritirale fuori. Questo è il rotolo della pellicola che già avevamo anche all'andata e sì, aveva funzionato perché nessuno aveva toccato niente. Quindi facciamo le scatole, prima queste due, poi le altre due e le rimettiamo dentro, anzi Ale le rimette dentro. Anche perché sopra la pellicola col pennarello ci scrivo: chi tocca muore. Situazione all'interno del van, scarico l'abbiamo fatto, quindi adesso si provvede alle pulizie del bagno, sotto le pedane. Non oso immaginare quello che non c'è, visto che tanto che non facciamo la doccia dentro, l'abbiamo sempre fatta in campeggio ultimamente, e bisogna togliere anche tutte le cose del bagno perché a quanto pare anche lì non ci può rimanere niente, né shampoo, saponi, cose varie, e quindi bisogna fare sparire
imboscare tutto, diciamo. E nel delirio più totale, assoluto veramente, della preparazione, gli ultimi dettagli per il Chingon, per essere pronto domani mattina, Chef Serena si propone l'ultimo pasto. No insalata, attenzione, neanche insalata per l'ultimo pasto. Residui del frigo, bistecchine di maiale già marinate al volo e residui di patate novelle e fagiolini. Ha detto la Sere che devo stare tranquillo e non muovermi troppo perché altrimenti arrubatto tutto. Voce del verbo arrubattare, proprio da Zanichelli, Comunque, sì, veramente, siamo super accampatissimi, guardate qua che lavoro. Tavolo, la Sere cucina. E poi dentro il Chingon vi faccio vedere come siamo messi adesso. Ho appoggiato le casse qui con tutta la roba, poi alziamo il letto, ve lo facciamo vedere, alziamo il letto, le spingiamo, le posizioniamo in quella che sarà appunto la posizione definitiva, poi le leghiamo con una cinghia a cricchetto insieme alla tavola di divisione che sta sotto il letto. Facciamo vedere tutto, dietro le quinte della preparazione del Chingon per la traversata atlantica verso l'Europa. Tantissimissimissima roba. Ma altri avanti non ce n'è di vino. Però mi sa che c'è ancora una birretta, se vuoi mescolare Sauvignon Blanc con una Bud Light. Per il dopo cena, dopo merenda. Io mi potrei anche ubriacare con questo, Comunque un brindisi alla traversata atlantica del Chingon. Sì, alla goccia. No, anziché alla goccia, me lo devo far durare, queste 2 dita. Ehi, alle prossime avventure non potete avere la minima, la più pallida di quelle che sono le prossime avventure. Una bomba, mi raccomando. Quando facevo il DJ dicevo... Ho fatto anche il DJ, ho fatto anche il DJ. Si diceva, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Cingoni Wildlife International Corporation. La bistecchina di maiale marinata si fa mangiare tranquillamente, Comunque la Sera mi ha detto, appena si torna in Italia, una cappuccino, brioche, pizza, focaccia, formaggio. Veramente mi avevi detto colazione, pranzo e cena o l'insalata. Sai che stamattina ho sentito la suocera? Cioè, tua suocera? No, Dubito. la suocera tua. Ok, la mia. E ha già preparato il menù per la sera che arriviamo. Attenzione, vediamo. Trofie al pesto. L'importante con le patate e fagiolini, E poi, quando siamo in Italia, veniamo a fare il giro di tutti voi che ci avete invitato, ve lo dico già. Attenzione, perché quando sentite suonare il campanello o bussare alla porta dovete cominciare a tremare, perché so alle sere che vengono a batte cassa. Ma sì, noi non siamo da Patreon, capito? Cioè, noi siamo proprio da sponsor mangerecci, cioè sponsor di tortelli, prosecco, ma che tartufo, fiorentina, pizza stile napoletano, grazie, affettati a formaggi vari, grazie, pecorino di Pienza. Vi abbiamo già detto, imbarchiamo il Chingon. A sto punto nei commenti scatta l'invito ufficiale, ovvero sia commentate il video e dite: allora io Caio Sempronio vi invito ufficialmente a Roma e il menù della sera, della cena o del pranzo eccetera eccetera è il seguente, così noi chiaramente anche cominciamo a fare. Facciamo una classifica e poi non vi potete più tirare indietro. Però chi ci invita deve avere anche il posto vicino a casa da parcheggiare. Una cosa sicuramente da dire è che spazio per lo stivaggio sotto il letto qua nel Chingon ce n'è veramente una marea, e noi, come abbiamo già detto in precedenza, essendo il
primo grande progetto a lungo termine che facevamo, abbiamo veramente portato troppissima roba, cioè la prossima partenza veramente la roba che porteremo sarà la metà di quella che abbiamo adesso sul Cingon. Questa è la vista dal retro. Poi la serie vi fa vedere la vista dal davanti. Meno male che si alza la nostra rete del letto e quindi abbiamo potuto lavorare dall'interno, perché non vi abbiamo più fatto vedere niente perché si è messa a diluviare. Il fatto di aver messo tutto sotto al letto e di aver messo questo legno davanti a chiudere è proprio per non poter accedere al gavone. All'andata è andata bene perché non ci hanno toccato uno spillo. Il legno che abbiamo messo è questo in dotazione e l'abbiamo usato solo in questa occasione, perché normalmente ne usiamo uno più basso per poter accedere da dentro invece al gavone. E le cose come sono sistemate, le casse e tutto il resto sciolto ma comunque ben impacchettato ai lati. Dopodiché tiriamo giù questa rete e vi facciamo anche vedere come chiuderemo il letto qui con una vite. Quando vanno a provare a alzarla, tac, abbiamo un bel bulloncione con il suo dado e la blocchiamo. Una delle ultime cose che facciamo oggi è mettere la rete che separa la cabina dalla parte posteriore. Non è tantissimo, ovviamente si può tagliare, la mettiamo con le fascette, però comunque c'è un deterrente in più. A questo punto, se siete arrivati fino alla fine del video perché aspettavate questa comunicazione importantissima, eccola qua. Amici, vi aspetteremo 15, 16 e 17 settembre al Salone del Camper di Parma. Sì, perché ci saremo io, Sere e il Cingon addirittura, perché il Cingon sarà posizionato nella piazzola numero 79 dell'area sosta del Salone del Camper, grazie al nostro amico Federico Pons della Pons Camper e Caravan di Genova, che ci ha appunto riservato questa piazzola, e quindi saremo troppo contenti di conoscere tutti voi, tutti coloro che ce la faranno a fare un salto. Di dare un volto a tutti i messaggi che ci avete sempre espresso su YouTube e sui social. E ricordatevi che nella migliore tradizione del nostro canale anche la visita all'interno del Cingon è completamente gratis. Fateci una sorpresa perché noi saremo lì dal 15 fino al 17 pomeriggio. Vi aspettiamo!